Hai mai visto o sentito cose come melo, liene o cielo? Questi si chiamano pronomi doppi e oggi capiremo come funzionano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di un argomento di grammatica italiana molto importante e possiamo dire anche un po' complicato, però non preoccuparti perché con la mia lezione tutto diventerà più chiaro. Oggi parliamo di pronomi doppi, quindi quella situazione in cui due pronomi si uniscono per formare un'unica parola. O, anche se graficamente non è proprio un'unica parola, possiamo dire un unico suono. Prima di iniziare con la lezione di oggi, però, voglio dirti che ho preparato per te un PDF con gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi avere il materiale che usiamo per la lezione di oggi, puoi farlo cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e vediamo quali sono i pronomi che possono essere combinati. Cominciamo con questo esempio. Regalo a mio padre una borsa. Regalo a mio padre una borsa. In questo caso, che cos'è la parola borsa? Beh, è l'oggetto del verbo regalare, quindi è l'oggetto diretto della nostra frase. E come facciamo a capire che borsa è un oggetto diretto? Beh, possiamo capirlo anche dal fatto che prima della parola borsa non c'è nessuna preposizione. E in italiano gli oggetti diretti non hanno mai una preposizione. Quindi possiamo sostituire borsa con un pronome oggetto diretto femminile e singolare. La. Quindi la regalo a mio padre. La regalo a mio padre, cioè regalo questa borsa a mio padre. Questo però è il caso in cui non vogliamo ripetere la parola borsa, quindi vogliamo sostituire la parola borsa nella frase. Cosa succede se vogliamo sostituire mio padre? Beh, in questo caso la situazione è un po' diversa, perché prima di mio padre c'è una preposizione a e mio padre è la persona che riceve l'azione, riceve la borsa in questo caso. Quindi mio padre è un oggetto indiretto e possiamo usare un pronome oggetto indiretto per sostituire mio padre. Ricorda che in italiano un oggetto indiretto è sempre introdotto dalla preposizione a mio padre, quindi a più una persona, non puoi sbagliare. In questo caso dobbiamo usare un pronome oggetto indiretto di terza persona singolare maschile, quindi gli. Allora possiamo dire gli regalo questa borsa. Gli regalo questa borsa, cioè regalo questa borsa a lui, a mio padre. Però se vogliamo sostituire a mio padre e questa borsa insieme, come possiamo fare? Beh, dobbiamo usare un pronome doppio, quindi dobbiamo combinare gli, a mio padre, e la, questa borsa. Gli più la diventano gliela, quindi gliela regalo. Regalo questa borsa a lui. Gliela regalo. Hai capito a cosa servono i pronomi doppi? Beh, adesso però cerchiamo di capire come funzionano. Prima di tutto, i pronomi diretti che possiamo combinare sono solo 4, quelli di terza persona singolare e plurale. Quindi possiamo combinare lo maschile singolare, la femminile singolare, li maschile plurale e le femminile plurale. In realtà possiamo aggiungere anche i pronomi diretti ne, perché ne, quando sostituisce una quantità, funziona come un pronome diretto e anche ne può essere combinato. Per quanto invece riguarda i pronomi indiretti, possiamo usarli tutti perché dipende dalla persona. Ricordi i pronomi indiretti? Dai, facciamo una breve ripetizione. Mi, ti, gli, le, ci, vi e gli. In realtà in italiano può capitare anche che possiamo combinare i pronomi riflessivi, che sono la stessa cosa dei pronomi indiretti, tranne per la terza persona, che è si.
Generalmente però andiamo a combinare i pronomi riflessivi con i verbi pronominali, ma non preoccuparti perché dopo vediamo un esempio. Quindi come funziona l'unione di questi pronomi? È molto semplice. Prima di tutto devi ricordare che mettiamo prima i pronomi indiretti e poi i pronomi diretti. E poi devi anche ricordare che la I finale dei pronomi indiretti diventa E. Quindi se per esempio guardiamo questa tabella, la I di mi diventa me, quindi me, lo, mela, meli, mele, mene. Lo stesso per ti, telo, tela, teli, tele, tene. Lo stesso per ci, cielo, vi, velo o anche il si riflessivo, selo. Però per gli singolare e le o gli plurale è diverso. Quindi quando abbiamo la terza persona singolare maschile o femminile, gli e le, o la terza persona plurale gli, quello che dobbiamo fare è aggiungere una e agli e poi il pronome diretto. Quindi, come possiamo vedere nella tabella, abbiamo glielo, gliela, glieli, gliele e gliene. E una cosa molto importante da guardare è che questo vale sia per gli maschile che le femminile. Quindi non importa se abbiamo gli o le, il pronome doppio sarà sempre glielo, gliela. È chiaro? Ora vediamo qualche esempio per capire meglio, non ti preoccupare. Vediamo questo. Offriamo una cena a te volentieri. Offriamo una cena a te volentieri. Beh, una cena è chiaramente un oggetto diretto, quindi possiamo usare il pronome oggetto diretto la. A te è un oggetto indiretto, quindi possiamo usare ti. Ti diventa te e abbiamo te la offriamo volentieri. Te la offriamo volentieri. È molto importante ricordare che anche se queste due parole sono scritte staccate, te e la, il suono è uno. Te la offriamo, te la offriamo, te la offriamo volentieri. È chiaro? Oppure guardiamo questo esempio. Do a Maria il libro. Do a Maria il libro. In questo caso a Maria è un oggetto indiretto, quindi possiamo usare il pronome le femminile singolare. Il libro è l'oggetto diretto e quindi possiamo usare il pronome maschile singolare lo. Ma le più lo diventa comunque glielo. Glielo. Quindi anche se Maria è femminile usiamo comunque glielo. Oppure guardiamo questa frase. Manda la foto a me. Manda la foto a me. La foto è l'oggetto diretto e ricorda che foto è femminile, quindi usiamo il pronome oggetto diretto la. A me è un oggetto indiretto, quindi possiamo usare mi. Mi più la diventa me. La. Però attenzione a una cosa molto importante, questo è un imperativo, manda, un ordine, quindi in questo caso i pronomi doppi seguono le stesse regole degli altri pronomi. Quando abbiamo un imperativo, il pronome va alla fine, attaccato al verbo, quindi mandamela. Mandamela, cioè manda la foto a me, mandamela. Nota anche come l'accento non si sposta. Il verbo è manda e quando aggiungiamo mela alla fine non cambiamo l'accento, non spostiamo l'accento. Mandamela, mandamela, è sempre all'inizio su manda. Mandamela. Oppure vediamo quest'ultima frase. A che ora se ne sono andati? A che ora se ne sono andati? Questo è il tipico esempio di un pronome riflessivo, sì, che si combina con ne. Se ne. Ecco perché se. Però in realtà questo non è un vero verbo riflessivo, ma un verbo pronominale. Infatti, andare significa spostarsi verso un luogo, andarsene, quindi quando aggiungiamo i pronomi si
e ne cambia significato e diventa andare via. Succede molto spesso con i verbi pronominali che abbiamo due pronomi, di conseguenza dobbiamo rispettare le regole dei pronomi doppi. E questo, a che ora se ne sono andati, è l'esempio perfetto. Un'ultima cosa che voglio dirti è che a volte può capitare che il pronome ci non è un pronome indiretto, ma la particella ci. Beh, anche in quel caso seguiamo le stesse regole normali dei pronomi doppi. Per esempio, hai preso i libri sul tavolo? Sì, ma non tutti. Ce ne sono ancora alcuni sul tavolo. Ce ne sono ancora alcuni sul tavolo. In questo caso io sto dicendo che ci sono ancora dei libri, una quantità di libri. Ecco perché dico ne, uso ne per sostituire questa quantità. Quindi dobbiamo usare ci e ne insieme e ci davanti a ne diventa ce. Però non è ci nel senso di a noi, pronome oggetto indiretto. È la particella ci. Benissimo, adesso hai capito come funzionano i pronomi doppi? Sono davvero molto usati in italiano ed è importante conoscerli. E se vuoi approfondire le tue conoscenze, non dimenticare di scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione. Ti aiuterà tantissimo. Semplicemente clicca qui sotto e potrai scaricarlo gratis. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente. Infatti, se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è buono, è utile, e quindi YouTube lo consiglierà ad altre persone che come te possono studiare l'italiano con i miei video. Quindi grazie mille. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!